Ciao, benvenuti sul mio canale. In questo tutorial realizzeremo insieme questo portachiavi con 5 cerchietti che sono uno sotto l'altro. Volendo possiamo anche realizzarli di altri colori, come ad esempio questo verde o questo rosa. Iniziamo insieme. Come vedete abbiamo 3 colori. Per prima cosa dovremo scegliere il colore della parte più esterna, di cui ci servirà 1,70 m di corda, in questo caso lo faremo azzurro. L'interno, in questo caso lo faremo giallo, e sarà invece di 1,10 m, e come base abbiamo questa base color natural. In questo caso ho utilizzato una string da 5 mm, lunga sempre 1,10 m, in modo tale che sia un pochino più spessa della parte colorata. Questo ci permette di fare, diciamo, dei cerchi più cicciottosi. Iniziamo insieme. Abbiamo il moschettone al nostro supporto, prendiamo il filo natural, vi ricordo 1,10 m di spessore 5 mm, e lo andiamo ad agganciare al nostro anello. Lo agganciamo con un nodo a bocca di lupo e tiriamo in modo tale da averlo fermato. Posso usare degli spilli così da fissare il lavoro al sughero e lavorare poi più facilmente. Il passaggio successivo ci permette di andare ad agganciare la corda colorata, in questo caso l'azzurro, con cui andremo a fare tutto il contorno. Perciò la piego sempre a metà e tengo l'asola verso di me. Accavallo in questo modo le corde bianche. Dopodiché prendo l'asola, la faccio passare sotto, attorno, inserisco l'estremità, tiro e poi vado a tirare pian piano quelle bianche, in modo tale da andare a stringere il mio lavoro sulla base. Infatti, vedete, questa è la mia base ed è proprio adiacente. Mi fermo, prendo semmai anche uno spillo in questo caso e proseguo nella lavorazione. Adesso lavorando prima a sinistra e poi a destra. Come primo passaggio uso questo filo bianco come portanodi e vado ad agganciare e girare attorno il mio filo azzurro, in questo modo. Tiro, man mano che tiro mi avvicino. Dopodiché faccio passare il filo azzurro sotto questo bianco, prendo l'estremità e la inserisco all'interno. Così tiro e quando vado a tirare giro il mio filo e mi porto il mio nodo verso l'interno. Stessa cosa faccio da questo lato, quindi il bianco è il mio filo portanodi, attorno a cui vado a fare il primo nodo col filo azzurro, mi avvicino, dopodiché porto il filo azzurro così, lo faccio passare sotto il filo bianco, le estremità passano sopra il filo bianco e dentro. Anche in questo caso tiro, giro il mio lavoro e mi trovo ora con le corde azzurre verso l'interno. Faccio come avevo fatto prima con le corde bianche, quindi le giro in questo modo, prendo la corda gialla, la piego sempre a metà e prendo l'asola che passa attorno, tiro e porto l'estremità verso di me. Tiro pian piano i filo azzurri e così vado a portarmi nel centro del mio fiorellino con il filo giallo, vedete. Una volta che ho agganciato vado di nuovo a lavorare col filo bianco, facendo passare attorno il filo azzurro. Questa volta tiro e vado a spostarmi verso l'interno. Stessa cosa, adesso passerà sotto, come prima, all'interno della mia asola. Quando tiro il filo poi va verso questa parte, in modo tale da andare pian piano a fare la chiusura. Stessa cosa di qua, quindi prima il filo passa attorno, e tiro, poi passa sotto, in questo modo, ed entra qua dentro. Entra qua dentro e tiro. Ora lascio sotto questi gialli, accavallo questi bianchi
e prendendo i fili azzurri li faccio passare attorno e dentro, poi di nuovo attorno e dentro, in questo modo. Quindi ho i 2 fili azzurri che si comportano così, i gialli rimangono sotto, tiro pian pianino i bianchi e tiro gli azzurri, quindi sto andando così a chiudere il mio cerchiolino. E ho così fatto la prima parte. Adesso proseguo sempre nello stesso identico modo. Ne vediamo ancora uno insieme. Prendo il filo bianco, giro attorno, tiro e mi avvicino. Dopodiché il filo passa sotto quello bianco, entra qua, pian piano giro e mi avvicino. Stessa cosa da questo lato, quindi per prima cosa lo faccio girare attorno, passaggio successivo passa sotto e dentro, e ho tirato. Ora devo andare a sfruttare questi fili gialli, quindi chiudo tra di loro i fili azzurri in questo modo. I bianchi non li utilizzo, prendo il primo giallo che passa attorno e qua dentro, così fa proprio questo giro. Stessa cosa con quest'altro giallo, quindi passa attorno, così. Tiro, pian piano tiro anche questi gialli, pian piano che tiro li vado a posizionare nella parte centrale, così. Ora vado a fare l'altro passaggio di chiusura, quindi i gialli stanno sempre sotto, non li tocco più. Faccio il primo nodo attorno al mio filo bianco, il secondo che passa sotto, dentro e tiro. Stessa cosa, passa. Ora mi trovo come prima, quindi questi non li tocco più, prendo i 2 fili bianchi, li incrocio davanti a me e alle 2 estremità tengo i fili azzurri in questo modo. Prendo il primo filo azzurro che gira attorno e verso di me, il secondo filo azzurro gira attorno e verso di me. Pian piano tiro i fili bianchi andando di pari passo con i fili azzurri fino a quando non arrivo qua centralmente e tiro bene. Mentre i fili gialli rimangono sempre dietro. Se procedo in modo correttamente, alla fine il mio retro sarà così. E proseguo ancora un'altra volta.
Ora posso proseguire facendo altri un quarto e volendo anche un quinto fiorellino, perché tanto di carta ne abbiamo a sufficienza. Concluso il numero di cerchiolini che voglio ottenere, in questo caso ne sono venuti 5 con le misure che vi ho dato, prendo un altro filo da circa 30 cm e vado a fare la chiusura con un nodo a impalmatura piana. Quindi lo fisso, creo l'asola, faccio girare attorno 1, 2 e 3 volte, inserisco l'estremità dentro l'asola e poi tiro in modo tale che vado a fissare il lavoro e vado a sistemare i filettini che ci sono qua tirandoli uno alla volta. Posso anche staccare il lavoro nel caso in cui sia più semplice. Questo sarà invece come si presenterà in retro. A questo punto posso anche tirarli un pochino più in avanti così che siano più visibili e vado a tagliare l'estremità del mio portachiavi. Ed è così concluso con l'effetto finale. Grazie per aver visto questo tutorial, potete iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Ciao!